My Home, My Destiny, anticipazioni 21 e 22 settembre, dove vedremo Mehdi uscire dal carcere ma essere sempre più critico nei confronti di Zeynep, tanto da arrivare a chiederle di licenziarsi. Zeynep torna a casa e trova una Sakine in apprensione per tutto quello che è successo con Mehdi. Le due si confrontano. Zeynep è arrabbiata per il fatto che Mehdi abbia ceduto alla violenza e abbia infranto la promessa che le aveva fatto. Sakine cerca di giustificare il genero, in fin dei conti è un uomo e deve farsi rispettare e lei dovrebbe essere più indulgente e comprensiva con lui, soprattutto perché Mehdi non è un uomo come suo padre Bayram. Zeynep però non ci sta, il suo non può essere un matrimonio felice solo perché suo marito non l'ha mai picchiata. Lei ha il diritto di arrabbiarsi e discutere con lui se c'è qualcosa che non accetta, non si comporterà in maniera remissiva come lei. La stessa discussione Zeynep la fa qualche minuto dopo con Sultan, ma nella donna Zeynep trova la comprensione che non le ha mostrato Sakine. Sultan infatti la incita a non essere una vittima delle azioni altrui, a trovare la sua felicità, indipendentemente dalle decisioni e dagli errori degli altri. Inoltre lei ha la fortuna di avere due madri da cui può attingere anche la forza e non solo le debolezze. Sultan riesce a tirare su di morale Zeynep e le due trovano qualche minuto di spensieratezza. Nel frattempo Mushgan è chiusa nella sua camera, afflitta dal dolore per Buran e per Mehdi. Chiama l'ospedale per scoprire come stia il suo amato, ormai fuori pericolo, e continua a disperarsi sia per il suo amore che per la situazione difficile che ha creato con Mehdi. A casa, Sultan informa Emine del fatto che ha venduto la casa e il negozio, così da potersi trasferire altrove e allontanarsi dalle critiche del quartiere. Emine non la prende benissimo perché pensa che sua madre stia sacrificando la sua felicità per lei. Sultan però ha preso la sua decisione, così madre e figlia si trasferiranno altrove alla ricerca della loro felicità. Nel frattempo Mushgan si crogiola ancora nel dolore e decide di liberarsi del suo amore bruciando tutti i ricordi che la legavano ancora a Buran. Questo suo gesto fa spaventare Sakine, che rimane senza parole dopo il sommesso sfogo di Mushgan che per tutta la vita ha pensato alla famiglia e agli altri e adesso solo per un giorno vuole pensare a se stessa, abbandonandosi ad un lungo e disperato pianto. Zeynep torna alla stazione di polizia per scoprire la situazione legale di Mehdi. Parlando con il commissario si scopre che fortunatamente Buran non ha sporto denuncia e che quindi Mehdi è libero di tornare a casa. Zeynep, decisamente sollevata, chiama subito Mushgan per darle la notizia, ma risponde Sakine dal momento che la donna è ancora troppo sconvolta. La notizia della scarcerazione di Mehdi risolleva gli animi di tutti, anche quello di Zeynep, che però non può ignorare il fatto che il marito abbia infranto la promessa di non cadere nella tentazione di ricorrere alla violenza. Mehdi, che si dichiara soddisfatto di ciò che ha fatto e per niente pentito, non aiuta lo stato d'animo di Zeynep, che oltre ad essere delusa è anche arrabbiata. Arrivano Mushgan, Kibrit e Nu ad accogliere Mehdi, che decide di parlare solo con l'amico e la figlia, non degnando neanche di uno sguardo Mushgan, sempre più ammutolita e triste. Tornando a casa, Kibrit convince Zeynep e Mehdi a parlarle apertamente dell'accaduto, avendo notato che i rapporti tra i due sono freddi. I due quindi parlano. Zeynep spiega a Mehdi di come abbia avuto un attacco di panico quando ha saputo ciò che aveva fatto e di come i suoi continui scatti di ira facciano preoccupare tutti. È lui stesso motivo di preoccupazione per la famiglia che vuole proteggere, motivo per cui l'uomo dovrà cercare di controllare il suo temperamento e cambiare. Mehdi però, fermo nelle sue ragioni, asseconda Zeynep ma non prendendo veramente sul serio il suo discorso. Rientrati a casa, Mehdi e Zeynep vengono accolti da Sakine e Sultan, che hanno preparato la colazione per tutti. Mushgan cerca di nuovo di parlare con il fratello, ma ancora una volta lui la rifiuta categoricamente. Sconsolata, quindi si ritira di nuovo in camera, chiusa nel suo dolore. Zeynep ne approfitta per parlare con Mehdi di Kibrit. La ragazza infatti non si trova per nulla bene a scuola, dove viene bullizzata perché è più grande degli altri e indietro con gli studi. A questo però ci sarebbe una soluzione, una scuola privata dove Kibrit potrà frequentare le lezioni con ragazzi della sua età e recuperare gli anni di scuola persi. Mehdi, anche se dispiaciuto, mette in chiaro che non possono permettersi una scuola privata. Zeynep però ha una soluzione anche a questo. Grazie al suo stipendio allo studio potranno pagare a rate e rendere felice Kibrit.
Mehdi, che non sapeva che una stagista venisse pagata, chiede allora quanto ammonta il suo stipendio e Zeynep, fiera, gli dice che il suo stipendio ammonta a $1.000 e che ben presto aumenterà. Mehdi, non troppo felice della notizia, chiede se Baris abbia saputo del suo arresto e quando Zeynep gli dice che, oltre a sostenerla, Baris le ha dato anche una macchina aziendale per potersi muovere tra la stazione di polizia e il lavoro, Mehdi decide che la accompagnerà al lavoro. Mentre Mehdi va a preparare la macchina, Sakine ammonisce duramente la figlia. Zeynep ha ferito profondamente nell'orgoglio Mehdi. Ogni uomo vuole che la propria moglie sia un passo indietro a lui e lei, vantandosi del suo stipendio e della sua indipendenza, ha seminato il rancore nel marito. Zeynep rimane incredula alle parole della madre, ma Sakine è sicura di ciò che dice. Lei, nonostante Bayram fosse un alcolizzato disoccupato, ha sempre provveduto alla famiglia lavorando e il marito per tutta risposta l'ha sempre picchiata. Anche Ekrem, ricco ma non più della moglie, Nermin, dopo una vita di rancore, ha deciso di rubare il patrimonio della moglie. Con le sue affermazioni, Zeynep ha fatto sentire Mehdi inferiore e, nonostante lui sembri un brav'uomo, rimane comunque un marito che si è sentito umiliato della superiorità economica e sociale della moglie. Sakine è certa, Mehdi, per riaffermare il suo status di uomo, prima o poi la punirà. Zeynep non le crede, suo marito è diverso da Bayram e da Ekrem. Mehdi, accompagnando Zeynep al lavoro, le specifica di chiamarlo quando avrà finito di lavorare e le ribadisce il fatto che non può prometterle di non agire in maniera violenta contro Buran se se ne presentasse l'occasione. Così Zeynep, offesa, va al lavoro, ignara dello stato d'animo turbato del marito. In ufficio, Zeynep e Baris discutono del fascicolo di Mehdi. Baris la informa che se Buran ha una fedina penale immacolata, lo stesso non si può dire per Mehdi, che ha ricevuto diverse denunce. Zeynep cerca di difendere il marito, ma Baris teme solo che la situazione del marito possa influire sul lavoro e sulla salute di Zeynep. La sera, in ufficio, Bayram informa tutti che ci sarà una sorta di gara tra tutti i dipendenti per assisterlo in un caso importante. Li invita così a rimanere in ufficio per studiare il caso. Zeynep però non può trattenersi perché sa che Mehdi e la famiglia non la prenderebbero bene. Decide così di tornare a casa e lavorare al caso dopo cena. Mentre Mehdi cammina verso casa, incontra Buran che ancora una volta lo provoca. Gli dice infatti senza mezzi termini che non lo ha denunciato perché Zeynep è andata cordialmente a trovarlo in ospedale. Mehdi, arrabbiatissimo e in preda all'ira, lo minaccia e torna a casa come una furia. Zeynep e le altre, intente a preparare la cena e in attesa di Mehdi, vengono sconvolte quando l'uomo rientra in casa furioso. Urla come non mai a Zeynep, accusandola di aver preso delle decisioni gravi senza il suo consenso e di averlo tradito andando a parlare di nascosto con Buran. Mehdi non vuole neanche sentire le giustificazioni di Zeynep e le urla addosso come mai aveva fatto prima, tanto da farla trasalire. Mehdi è una furia. D'ora in poi lei dovrà chiedergli il permesso prima di prendere qualsiasi decisione e non tollererà più le sue iniziative. Zeynep cerca di riportarlo alla calma, invitandolo a rasserenarsi e cenare, ma di tutta risposta Mehdi scaraventa la tavola apparecchiata per terra, intimando alla moglie di non provare mai più a contraddirlo. D'ora in poi lei dovrà comportarsi come una brava e ubbidiente moglie. Tutto ciò accade sotto lo sguardo compiaciuto di Mushgan, che finalmente ha assistito ad una sfuriata del fratello contro Zeynep. Sakine rimprovera la figlia, colpevole del fatto di non chiedere mai il permesso al marito prima di fare qualcosa. Zeynep, scioccata per tali affermazioni, dice a tutte che lei non si farà mettere i piedi in testa in questo modo e decide di tornare in ufficio. Mehdi, invece, arrabbiato e sconvolto per la mancanza di rispetto subita dalla moglie, va dall'amico Nu, sperando di trovare comprensione e conforto. Quando però spiega tutto l'accaduto all'amico, è lo stesso Nu ad ammonirlo. Come può rimproverare Zeynep dopo che lei ha fatto di tutto per adattarsi a questa nuova vita? Magari avrà sbagliato ad andare da Buran senza dire nulla, ma lo ha fatto per lui, per evitargli la galera. Nu dice di non riconoscere più l'amico, sembra perennemente in bilico tra frustrazione e violenza, prendendo decisioni autodistruttive che feriscono in primis la sua famiglia e Zeynep soprattutto. Gli dà dell'arrogante e dell'incoerente.
Lui si vanta sempre che la moglie sia un avvocato, ma quando lo protegge da avvocato e svolge il suo lavoro, il suo orgoglio maschile lo spinge a comportarsi da uomo retrogrado. Nu implora l'amico di svegliarsi e tornare alla serenità perché il suo comportamento autodistruttivo lo sta portando alla deriva e così potrebbe anche perdere l'amore di Zeynep. Mehdi, ubriaco, dice che tanto Zeynep non lo ama e non lo ha mai amato. Forse si è innamorata di un'idea che ha di lui, ma è certo che lei non lo ami. In ufficio tutti si trattengono a lavorare fino a tardi e Baris decide quindi che i suoi dipendenti abbiano fatto abbastanza e di andare a casa. Zeynep vorrebbe prendere un taxi così da evitare di far ulteriormente arrabbiare Mehdi, ma Baris insiste per accompagnare lei e un'altra collega a casa con la macchina aziendale. Giunta a casa, ad aspettarla sull'uscio c'è Sakine che rivolge sguardi non gentili a Baris. Infatti Sakine sgrida di nuovo la figlia, colpevole di essere uscita senza permesso e di essere tornata a casa con degli uomini. Dalla finestra Mushgan assiste alla scena, accennando un sorriso che non promette nulla di buono. Il giorno dopo Mushgan aspetta Mehdi sul ciglio della porta di casa e mentre si lamenta del fatto che il fratello l'ha rinchiusa in casa, lo rimprovera perché ognuno, tranne lei, ha la libertà di andare e venire a piacimento in casa, compresa Zeynep che è stata fuori tutta la notte ed è rincasata all'alba accompagnata dal suo capo Baris. Mushgan ha così colpito l'orgoglio di Mehdi, spostando l'astio del fratello da lei a Zeynep. Infatti Mehdi, furioso, urla ancora contro Zeynep appena arrivata in sala. Le urla che è intollerabile che passi la notte fuori casa e che poi si faccia riaccompagnare da uomini che lui non conosce. Lei gli risponde a tono, non sottomettendosi. Mehdi, ormai irriconoscibile, le urla che d'ora in poi dovrà chiedergli il permesso anche per andare al lavoro e che dovrà anche cambiare modo di vestire. Zeynep esce da casa per andare al lavoro e da fuori sente Mehdi che con tutta la furia distrugge una sedia. Mushgan osserva con lo sguardo soddisfatto, ha avuto la sua rivalsa contro Zeynep. Sakine, sconvolta, si reca a casa di Sultan per cercare conforto nell'amica e le racconta di come siano turbolente le cose in casa, di come Mushgan trami per rovinare il matrimonio di Mehdi e Zeynep e di come ci stia riuscendo. Per questo Sakine preme sul fatto che Zeynep non debba andare più al lavoro e, cercando l'appoggio di Sultan, non lo trova, anzi le consiglia di sostenere di più la figlia e sprona anche Emine a chiamare l'amica e a riallacciare i rapporti con lei. Zeynep è in ufficio ed è nervosa perché dovrà discutere il caso assegnato il giorno prima proprio con Baris. Mentre è in ufficio con il suo capo, Mehdi cerca di chiamarla non ricevendo risposta, cosa che lo fa ulteriormente innervosire, e rimane fuori lo studio ad aspettarla fin quando non chiede alla reception chi sia rimasto in ufficio. Saputo che Zeynep è in ufficio con Baris, Mehdi cerca di raggiungerla ma gli viene impedito e così la sua rabbia cresce ancora di più. La discussione del caso va a gonfie vele e Zeynep ottiene il posto per assistere Baris nella causa, ma non sa ancora che fuori dallo studio suo marito la sta aspettando furioso. Infatti Mehdi con fare nervoso fa salire in macchina Zeynep e sfreccia verso casa. In macchina i due discutono, lei non tollera il suo immotivato nervosismo e lo invita a parlare chiaro su cosa pensi e provi. Così Mehdi, senza mezzi termini, le dice che non gli piace che lei lavori così tanto e che non abbia il tempo di rispondere alle sue telefonate. Le propone di andare a lavorare con un avvocato di sua fiducia, ma quando Zeynep rifiuta, Mehdi sentenzia che lei non andrà più a lavorare allo studio di Baris. Lei non può crederci, suo marito non può veramente impedirle di lavorare e gli dice espressamente che lei non accetterà questa condizione, ha lavorato troppo per rinunciare così al suo sogno. Ma Mehdi non sente ragioni e ribadisce il fatto che il giorno dopo Zeynep dovrà licenziarsi. Terminano così queste anticipazioni. Per Zeynep stanno arrivando tempi molto difficili dove dovrà mettere alla prova tutto il suo carattere. Mi raccomando, continuate a seguire questa serie molto particolare e molto profonda. Io sono Stefania, come sempre vi mando un abbraccio e vi aspetto nei commenti. Se non lo avete fatto, iscrivetevi così che seguiremo insieme anche le prossime puntate.